Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino le cui cause non sono ancora del tutto chiarite. Solo in Italia si stima che ne soffrano circa 135 persone ogni 100.000, con numeri che sono in aumento. Purtroppo possono esserci delle gravi ripercussioni sulla qualità della vita, soprattutto se non si interviene tempestivamente e se non si agisce anche su alimentazione e stile di vita. In questo video vediamo quali sono i sintomi e le cause ipotizzate del morbo di Crohn, come si diagnostica, quali sono le terapie a disposizione e come intervenire anche con l'alimentazione. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. La malattia di Crohn è caratterizzata da una infiammazione forte e fuori controllo della mucosa del tratto digerente che alterna fasi acute a fasi di remissioni, anche spontanee. Questa patologia può riguardare tutto il tratto digerente, dalla bocca all'ano, ma le parti più frequentemente interessate sono l'ultimo tratto dell'intestino tenue e il colon. Questa infiammazione si manifesta inizialmente con sintomi sfumati come dolore addominale e diarrea, che possono anche essere confusi con quelli di una banale gastroenterite. Col proseguire della malattia però si possono formare ascessi e fistole, cioè aperture dall'intestino verso l'esterno, verso gli altri organi, con il rischio di gravi infezioni. Un'altra possibile complicazione è la stenosi, cioè il restringimento dell'intestino con conseguente blocco intestinale. In questi casi il dolore diventa molto forte ed è presente anche febbre. Per non arrivare a tanto è importante ricorrere al medico già ai primi sintomi, in particolare quando si osserva diarrea persistente da più di 4 settimane che si intensifica durante le ore notturne, perdita di peso improvvisa e inspiegabile, dolore addominale e presenza di sangue nelle feci. È possibile che si presentino anche sintomi extraintestinali come febbre, afte orali, anemia, arrossamenti della pelle, dolori articolari e infiammazione degli occhi. Purtroppo non sono ancora del tutto chiare le cause dell'infiammazione incontrollata che caratterizza il morbo di Crohn. Sicuramente alla base vi è una reazione anomala del sistema immunitario e c'è una predisposizione genetica, ma sono coinvolti anche il microbiota intestinale e fattori ambientali. Gli studi in merito sono tantissimi, ma recenti revisioni permettono di stabilire delle correlazioni tra i fattori ambientali e il morbo di Crohn, anche se non sempre ne è chiaro il meccanismo. Da questi studi emerge che fattori ambientali predisponenti siano lo stile di vita occidentale, prevalentemente sedentario e con un'alimentazione ricca di cibi ultraprocessati, ricchi di grassi e zuccheri raffinati, infezioni e uso di antibiotici soprattutto nei primi anni di vita, fumo anche passivo. Risultano invece fattori protettivi lo stile di vita rurale con esposizione ad animali domestici, seppur con l'accesso ai basilari servizi igienici, l'allattamento al seno ed un'alimentazione sana ed equilibrata. Per la diagnosi del morbo di Crohn il medico si avvale sia della valutazione di sintomi che di diversi esami, tra cui quelli di laboratorio come le analisi del sangue e delle feci e quelli strumentali. Le indagini strumentali più importanti sono l'ecografia addominale con valutazione delle anse intestinali, che permette di valutare in modo non invasivo lo stato della parete intestinale, la coloscopia, che permette di osservare lo stato della mucosa intestinale e di prelevare piccoli campioni da analizzare, la risonanza magnetica con mezzo di contrasto, che permette di localizzare l'infiammazione e valutare eventuali complicazioni. La malattia di Crohn non prevede una guarigione definitiva, ma è possibile tenere sotto controllo l'infiammazione grazie all'impiego di diverse classi di farmaci, tra cui i cortisonici come il prednisone o gli aminosalicilati come la misalazina. Nei casi più importanti o che non rispondono alle classiche terapie è possibile ricorrere ai farmaci immunosoppressori come il metotrexato, che bloccano i globuli bianchi attivati, oppure a farmaci biotecnologici, quindi anticorpi monoclonali che bloccano specifiche molecole nella cascata dell'infiammazione. Chiaramente il medico potrà prescrivere anche antibiotici e antidolorifici per trattare le conseguenze del morbo di Crohn. Anche se non esiste un cibo specifico in grado di provocare il morbo di Crohn, è ormai chiaro che esiste una correlazione
correlazione tra alimentazione e sviluppo della malattia. Esiste infatti un maggiore rischio per chi eccede nel consumo di cibi processati, ricchi di zuccheri raffinati, di grassi idrogenati e di proteine animali. Banalmente, si è riscontrato un aumento del rischio di sviluppare il morbo di Crohn in chi consuma almeno 2 volte a settimana cibo proveniente dai fast food. Un'alimentazione di questo tipo comunque è sfavorevole per la salute in generale e non solo per il morbo di Crohn. Qualora si soffra già di questa patologia, è comunque molto importante curare l'alimentazione. Nelle fasi acute bisognerà rispettare scrupolosamente le indicazioni specifiche del medico. Basti pensare che in alcuni casi molto gravi si arriva alla nutrizione parenterale per evitare di sovraccaricare l'intestino e quindi metterlo a riposo. Nelle fasi di remissione e per prevenire le riacutizzazioni bisogna preferire alcuni cibi ed evitarne o limitarne altri. Una corretta alimentazione e che non aumenti l'infiammazione intestinale prevede il consumo di carni bianche, olio d'oliva e ortaggi e frutta contenenti fibre solubili come le patate, le carote, la pera e la mela. Invece sarebbero da evitare o limitare carni rosse, insaccati, salumi, latticini, bevande zuccherate, succhi, dolci, merendine, alcolici e caffè. Da valutare con un professionista il consumo di frutta e verdura crudi e legumi. Come sempre, quando si parla di alimentazione è importante farsi seguire da uno specialista ed evitare il fai da te. Abbiamo visto cos'è il morbo di Crohn, quali sono le possibili cause e come aiutarsi anche con l'alimentazione. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.